Buongiorno, sono il dottor Andrea Ferrero e in questo video discuteremo il trattamento del neuroma di Morton, una problematica non così rara e che può essere fonte di un dolore significativo ai piedi. Ciascuno di noi ha dei nervi chiamati interdigitali che decorrono tra le ossa metatarsali del piede e che vedete rappresentati in questo modellino in colore giallo. Talvolta può capitare che uno o più di questi nervi interdigitali possano presentare un ingrossamento localizzato che varia da pochi millimetri fino a superare anche il centimetro di diametro. Questo ingrossamento del nervo avviene generalmente poco prima che il nervo stesso si divida in due nervi più piccoli che si dirigono a loro volta verso le dita del piede corrispondente. La causa di questa problematica sembra essere uno stimolo irritativo cronico di natura meccanica che causa la crescita di un tessuto cicatriziale fibroso intorno al nervo stesso. È interessante notare come nella genesi di questa irritazione cronica possa giocare un ruolo la ridotta elasticità della muscolatura del polpaccio, che causa quindi un sovraccarico del piede nella fase di spinta del passo. I sintomi del neuroma di Morton interessano solitamente il terzo spazio intermetatarsale del piede, che vedete rappresentato in questa fotografia, con dolore, saltuario senso di scossa elettrica che si irradia alle corrispettive dita del piede, che possono essere anche avvertite come addormentate, ma non è infrequente avere anche la sensazione di un sassolino nella scarpa o la sensazione di un calzino arrotolato. Molti pazienti lamentano una sintomatologia tale da avvertire la impellente necessità di togliersi la scarpa per massaggiarsi il piede. Per quanto riguarda invece la diagnosi del neuroma di Morton, consiglio sempre e comunque di eseguire una radiografia in carico, cioè non sul lettino ma fatta in piedi, per valutare se vi siano delle problematiche ossee che possono peraltro coesistere con il neuroma di Morton stesso. La risonanza magnetica gioca il ruolo principale nella diagnosi, rappresentando quindi l'esame di scelta nel caso in cui si sospetti questa problematica. Molto meno precisa e quindi meno utile per la diagnosi è invece l'ecografia, che non richiedo praticamente mai, come d'altronde anche l'esame TAC. Per quanto riguarda il trattamento abbiamo diverse possibilità. Nelle fasi iniziali è ragionevole considerare un approccio quanto più conservativo possibile, che può includere delle sedute di fisioterapia e un plantare, che tuttavia in genere non trovo molto utile. Possono anche essere considerate le infiltrazioni locali di cortisone con alcol, con concentrato piastrinico, detto anche PRP, e con le radiofrequenze. Solo come ultima possibilità è considerata una operazione. Poiché, come ho detto prima, il neuroma di Morton si vede frequentemente associato ad una brevità della muscolatura del polpaccio, è comunque consigliabile iniziare da subito uno stretching regolare e specifico, come potete trovare illustrato sul mio canale YouTube o sul mio sito internet. Abbiamo detto che è possibile eseguire delle infiltrazioni che possono essere di cortisone, che è iniettato in minima quantità con anestetico locale a livello del nervo, ma è anche possibile utilizzare il cosiddetto concentrato piastrinico, chiamato anche PRP, che altro non è che quella parte plasmatica ottenuta dalla centrifugazione ad alta velocità di alcuni millilitri del vostro sangue, che diventa a questo punto ricco di fattori di crescita. Benché non molto utilizzato, anche l'alcol può essere miscelato con anestetico locale per essere iniettato sotto controllo ecografico a livello del neuroma, le cui cellule vanno quindi incontro ad una disidratazione. Ci sono poi le radiofrequenze, che sono delle onde generate da uno speciale ago che va quindi a bruciare e a denaturare le cellule del neuroma.
Il trattamento con le radiofrequenze non è eseguito dal chirurgo ortopedico, ma generalmente da un radiologo. Se mettiamo a confronto i risultati delle complicanze descritti in letteratura medica da parte delle infiltrazioni e della chirurgia, possiamo notare ovviamente che la chirurgia presenta un tasso di complicanze nettamente più alto rispetto alle infiltrazioni, che tuttavia a loro volta presentano una percentuale di insuccesso del 14%, ben più alta cioè di quello degli interventi chirurgici. È interessante tuttavia notare come risultati negativi in termini di complicanze da parte delle operazioni coinvolgano in particolare gli interventi chirurgici eseguiti a cielo aperto con la tecnica classica, quella cioè che, mediante un taglio della pelle di alcuni centimetri, prevede un taglio del nervo subito al di sopra e subito al di sotto del neuroma, che quindi è completamente asportato. Oltre alla possibile complicanza della sofferenza della pelle, è ben descritta infatti una complicanza a livello della zona dove il nervo tagliato può formare un nuovo neuroma, che qui è rappresentato in colore rosso, ancora più doloroso di quello che abbiamo inizialmente rimosso e che in alcuni casi deve essere ripreso chirurgicamente, con un intervento che è sicuramente più impegnativo per il chirurgo. Per questa ragione ho scelto di adottare, quando possibile, la tecnica mini-invasiva, che prevede la semplice decompressione del neuroma dal legamento che sta sopra, riducendo quindi lo schiacciamento che questo esercita sul neuroma stesso quando camminiamo. In questo intervento, cioè, il nervo non viene minimamente lesionato e il neuroma rimane in sede. Solo in caso di persistente dolore, quindi in caso di insuccesso ad alleviare i sintomi iniziali, sarà considerato un nuovo intervento chirurgico secondo la tecnica classica per andare a rimuovere il neuroma, come ho descritto poco prima. La probabilità che questo avvenga è nell'ordine di circa il 5%. Il rischio aumenta notevolmente se si usa la tecnica mini-invasiva per neuromi che superino i 10-12 mm di diametro, essendo quindi in questo caso probabilmente più sicuro utilizzare da subito la tecnica classica a cielo aperto. Come potete vedere in questo video, l'intervento mini-invasivo prevede due piccoli tagli della pelle, uno a livello del dorso del piede dove è posizionato un divaricatore per mettere in tensione il legamento che andremo a tagliare e un'altra piccola incisione tra le due dita attraverso cui inseriamo una guida cava al suo interno per far scorrere la telecamera a fibre ottiche che ha un diametro inferiore a 3 mm e che ci permette di visionare il legamento da tagliare. In questa sequenza la telecamera riprende il legamento che è la struttura bianca posta in alto che con un bisturi andiamo quindi a tagliare. Indipendentemente dal tipo di tecnica chirurgica, l'anestesia consigliata è quella periferica, in particolare quella a livello del polpaccio, dove si identifica con l'ecografo il nervo da addormentare iniettando una minima quantità di anestetico proprio a quel livello. Si tratta di una anestesia estremamente efficace anche per la gestione del dolore post-operatorio, che è veramente ridotto ai minimi termini. Nel post-operatorio si può appoggiare subito il peso a terra usando una scarpa con la suola piatta come quella raffigurata, e che dovrete tenere per le prime 2 settimane, in modo da lasciare guarire le piccole ferite chirurgiche. Durante queste prime 2 settimane è meglio non fare la doccia per evitare che le ferite vengano a contatto con l'acqua, rischiando quindi di infettarsi. È bene anche evitare di guidare per lo stesso periodo di tempo. La fisioterapia non è generalmente necessaria se non in caso di gonfiore e dolore post-operatorio, eventualità peraltro poco frequente. Ovviamente ci sono dei rischi e delle complicanze possibili anche se poco probabili.
Oltre al rischio di mancato miglioramento dei sintomi dolorosi e quindi la necessità di eseguire un'altra operazione, questa volta a cielo aperto per rimuovere il neuroma, abbiamo il rischio di una infezione, della mancata guarigione delle ferite chirurgiche e la necessità di attendere diverse settimane prima che il gonfiore residuo possa migliorare. Per discutere più specificamente dei rischi e delle complicanze dell'intervento chirurgico, vi rimando ovviamente al vostro chirurgo, a cui vi consiglio di affidarvi sempre con fiducia. Vi ringrazio per l'attenzione.